Vogliamo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Ragazzi, buongiorno, ben ritrovati qui su Radio Rossonera in questo mercoledì 13 novembre 2024. Siamo tornati con un editoriale di quelli classici, di quelli che facevamo fino a qualche settimana fa e che poi si sono fermati per ovvi motivi. Ve ne abbiamo portati alcuni in maniera un po' diversa dopo le partite, ma giocando campionato Champions League e spesso di martedì ci eravamo un pochino arrestati, avevamo portato soprattutto commento e pagelle delle gare. È tornata la sosta nazionale, quindi torniamo anche con gli editoriali. A tal proposito io vi invito a mettere mi piace, quindi cliccate il pollicione all'insù, mettete like, grazie a tutti coloro che lo fanno, ci supportano in una maniera incredibile. Se è la prima volta che siete su questo canale o se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi qua sotto al canale attivando la campanella per tutte le notifiche e se vi va condividete anche questo video, questo editoriale e tutti gli altri nostri contenuti con i vostri amici tifosi del Milan. Oggi, 13 novembre, è anche il compleanno di Leonardo Menini, quindi a Lunchpress fategli gli auguri. Bando alle ciance, andiamo con le cose serie, andiamo a leggere come sempre i punti del mio editoriale, sono sempre 3, ennesima sosta con psicodramma e rinnovi, adesso ci arriviamo, medie punti, già parliamo di quarto posto, purtroppo, e ne abbiamo parlato anche ieri durante il talk, e il punto 3, ci risiamo, cosa fare per risolvere? Credo che sia proprio l'MCM, il minimo comune, anzi l'MCD, il minimo comune denominatore di questi editoriali che facciamo, ovvero cosa fare per sistemare le cose, per migliorare le cose più che sistemare, perché non è che siamo in una situazione iper tragica, magari per qualcuno sì, però magari la situazione non è proprio tutta da buttare, ma dopo ci arriviamo. Partiamo con l'ennesima sosta con psicodramma e rinnovi. Perché? Perché per la terza volta in questa stagione la partita prima della sosta si rivela una partita drammatica o abbastanza drammatica, problematica, che il Milan non vince, scegliete voi. Nella prima sosta c'era stato il cooling break, Lazio-Milan, il 2-2, l'avvio di stagione deludente. Nella seconda sosta c'era stato Firenze, quindi i rigori non tirati da Pulisic, la sconfitta al Franchi che poi ha dato il via anche al filotto della Fiorentina e questa volta c'è un altro pareggio, il 3-3 a Cagliari. È un Milan che non trova continuità, lo sappiamo, è un Milan che ha un grande e grosso difetto in questa stagione perché di cose buone ne ha fatte vedere, di cose meno buone ne ha fatte vedere, ma non è un Milan di momenti, cioè non è un Milan che è partito male e poi si è ripreso e quindi ha fatto due blocchi principali. Non è un Milan che è partito magari a razzo e poi ha avuto qualche flessione, qualche momento di crisi. È un Milan che ha vissuto proprio di lampi, di momenti e il fatto che sempre prima della sosta arrivino queste partite e queste, diciamo, brutte figure del Milan non è un caso, non può essere un caso che il Milan vince il derby e poi accade Firenze, il Milan ci regala una notte magica a Madrid e poi succede quello che succede con Zappa e Zortea, insomma è un Milan la cui continuità è stata ed è un problema, lo sappiamo tutti, e questa cosa viene certificata poi anche dai numeri, perché i numeri ci dicono che il Milan segna un buon numero di gol, ma non ne segna quanti le squadre che segnano tanto, come l'Atalanta, come l'Inter, insomma, con le squadre che hanno segnato di più. È un Milan che subisce un certo numero di gol e non ne subisce come chi segna pochi gol, ma ne subisce come chi ne segna molti di più rispetto al Milan. Quindi è un Milan che arriva a questa sosta, alla terza sosta, nuovamente in crisi. Non so neanche se definirla crisi, perché sono tante piccole crisi insieme a tante piccole svolte. Ecco, Madrid, il derby, piccole svolte, Firenze, Cagliari, piccole crisi. Non saprei come definirla, ecco, non saprei se dirvi, cioè, se è una crisi, non è una crisi, è una perenne crisi, è un perenne stato di
galleggiamento, non lo so, aiutatemi nei commenti, perché poi nei prossimi editoriali, se ne avrò modo, come facevo qualche settimana fa, vi rimetterò anche i vostri commenti, specificandomi sempre se è pubblicabile o meno il vostro commento. Arriviamo al secondo punto, che fa un po' coppia. Sui rinnovi non penso di dover aggiungere niente, nel senso che abbiamo già parlato ieri tanto della questione Teo, perché sappiamo che ogni volta che c'è una sosta nazionale si ritira fuori la questione del rinnovo di contratto di qualcuno, la questione recente è Teo. Vedo che si continuano a fare sempre tanti errori sotto questo punto di vista. Le informazioni che abbiamo noi, ve le abbiamo dette, sono molto diverse da quelle che girano. Sta a voi decidere a chi credere o a chi non credere. Ecco, più di questo io non è che posso dirvi, non è che posso dirvi quello che dico io è giusto. Io posso dirvi la mia versione, la nostra versione, possiamo dirvi. Non possiamo stare qui a convincervi che la nostra versione sia la verità assoluta. È la nostra verità ed è quella che noi crediamo sia la verità. Poi ognuno è libero di pensare ciò che crede. Andiamo al secondo punto, medie punti, già parliamo di quarto posto. Eh sì, l'abbiamo visto ieri, perché il Milan ha una media punti che non corrisponde, non combacia, è abbastanza dietro alla media punti per andare in Champions League. Ma il problema non è tanto questo, permettetemi, è un problema, ma per me il problema più grande è che siamo al 13 di novembre e parliamo già di media punti, sperando di raggiungere la media punti Champions League, quando in realtà qualcuno aveva parlato di scudetto, e mi riferisco soprattutto all'allenatore del Milan, che giustamente aveva questa ambizione, quando diciamo che i cambiamenti di altre squadre potevano, diciamo, farti pensare che avresti potuto competere perlomeno fino alla fine per il campionato. La speranza è sempre quella che in qualche modo la Serie A ti aspetti e che tu possa infilare un po' di vittorie di fila per tornare a competere a certi livelli, ma è molto triste che, ragazzi, che il 13 novembre siamo qui a parlare di media punti Champions sperando di arrivarci. Cioè è tristissima questa cosa, ma è veramente tristissima, perché non è possibile che accada il 13 novembre. L'anno scorso è successo a fine novembre, l'anno prima a gennaio. Ogni anno ormai il Milan in un certo punto della stagione molla più o meno tutto. E adesso forse è talmente presto che hai tempo di riacciuffarlo il tutto, e questa è l'unica cosa forse positiva. Ma se le cose non migliorano, tu hai mollato tutto a inizio novembre e l'anno scorso era successo a fine novembre per motivi diversi. L'anno scorso c'entravano più magari gli infortuni, quest'anno c'entra più il fatto di aver cambiato e di dover sistemare un po' di cose anche dal punto di vista tecnico-tattico. Però ragazzi è triste, cioè è triste, siamo ben lontani dalla media punti Champions League, siamo lontanissimi dalle medie punti per lo scudetto. C'è da dire che nessuno in questo momento sta mantenendo una media punti da scudetto degli ultimi anni o quasi, però è triste. Io ripeto, è triste, a me queste cose rendono triste, cioè non sono neanche arrabbiato, non sono neanche... Cioè, sono proprio triste nel vedere un Milan settimo staccato di così tanti punti, ma soprattutto che non mi dà l'idea di poter recuperare, perché, ripeto, come ho detto prima, se avessimo avuto l'impressione di una partenza a blocco negativa e di una ripresa, sarei più fiducioso. Invece qui abbiamo proprio alti, bassi, alti, bassi, alti, bassi, e quando è così secondo me è ancora peggio. Poi ognuno, ripeto, la vede a modo proprio. Chiudiamo con il ci risiamo. Cosa fare per risolvere? E siamo di nuovo qui, ragazzi. Siamo di nuovo qui. Lo chiedo anche a voi. Ve l'ho già chiesto tante volte, ho già guardato i commenti degli editoriali vecchi e i risultati o comunque i commenti più o meno sono sempre verso una direzione. Però vi faccio questa domanda, vi pongo questo quesito. Analizziamo le 4, diciamo, sfere, no, del Milan: proprietà, dirigenza, allenatore e giocatori. Posto che andrebbero fatti dei cambiamenti su ognuno di questi livelli e che hanno problemi tutti questi livelli, qual è la soluzione più giusta e qual è la soluzione più veloce?
Cioè bisogna anche capire questo, perché è ovvio, tutti spereremmo che il Milan sia di una proprietà che abbia ambizione, che voglia vincere le partite, i campionati, che investa. Cambiando solo quella cosa lì, le cose cambierebbero secondo voi? Forse sì, probabilmente sì, ma non è detto. Scendiamo di gerarchia. La dirigenza, mantenendo tutto il resto e quindi tutte le altre 3 sfere di questo tipo, pensate che solo cambiando i dirigenti le cose cambierebbero? Cioè solo mandando via Furlani e Moncada e mettendo direttore sportivo X e amministratore delegato Y, le cose cambierebbero? Forse sì, forse ci sarebbero dei passi in avanti, soprattutto se vai a prendere delle figure di esperienza e di competenza, ma se tutto il resto rimane uguale, io non so se hai la soluzione. Andiamo all'allenatore, che forse è la decisione più rapida e la più semplice da prendere, no? il cambiare allenatore. Voi pensate che prendendo Allegri, piuttosto che prendendo Sarri, piuttosto che prendendo Tudor, arriveremmo a una soluzione con le altre 3 sfere intatte? Secondo me no. Magari sì, magari salvi la stagione, magari ti togli altre soddisfazioni, ti qualifichi in Champions, ma non risolvi i problemi. Arriviamo ai giocatori. Cambiare mezza squadra o vendere i big per rifondare, secondo voi è una soluzione? Sistema le cose? Per me no. Magari ti dà nuova linfa, magari devi riscoprire cose nuove, vai più verso i gusti dell'allenatore, non lo so. Però questo per dire cosa? Questo per dire che ogni livello del Milan ha dei nei, ok? E vanno sistemati tutti. Non ne basta cambiare uno, non basta mandare via Fonseca, non basta cambiare e magari inserire un direttore sportivo. Il Milan deve guardarsi allo specchio e capire cosa vuole essere, cosa vuole fare e qual è il suo livello. Cioè bisogna far sì che questa cosa accada, perché altrimenti rimaniamo sempre tutti nello stesso piano, cioè siamo sempre lì. Cambi una cosa ma le altre 3 non vanno, cambi 2 cose ma le altre 2 non vanno. Insomma, bisogna fare in modo di guardarsi dentro e capire che così non può andare. Ma io non lo dico da romantico, da volenteroso, ambizioso di vincere la Champions League e campionato tutti gli anni. Ragazzi, tornando anche al punto 2, qui c'è di mezzo anche la Champions. Cioè andando avanti così il rischio di non qualificarsi in Champions c'è, perché Juve, Napoli, Inter e Atalanta volano. Cioè non stanno viaggiando, stanno volando. Lasciamo perdere Fiorentina e Lazio che ci sono, hanno più punti di te, però magari col passare del tempo, le coppe e via dicendo, crollano. Però 4 squadre che viaggiano più di te ci sono, più compatte, più forti, scegliete voi cosa, però ci sono. E quindi il rischio di non qualificarsi in Champions è alto. E c'è tutto il tempo del mondo per risolverla questa cosa, per rimettersi in piedi e per rientrare nei primi 4 posti, ma c'è il rischio. Quindi bisogna, ripeto, guardarsi allo specchio, sistemare cose in tutti i punti, cose in tutte le sfere del Milan, perché ogni sfera c'ha qualche neo. Ragazzi, questo era il mio editoriale di oggi, io vi mando un abbraccio forte, vi saluto, mi raccomando, fate i bravi in questa giornata, in questa sosta nazionale, divertitevi, riposatevi un po' come dovrà tra l'altro riposarsi anche Youssouf Fofana. Io vi do appuntamento, speriamo che si riposi Youssouf, io vi do appuntamento con gli altri contenuti di oggi, partendo da Mattino Milan, poi Lunch Talk, le nostre clip, insomma. I nostri contenuti sono sempre tanti, anche su Instagram dove ci sono delle piccole chicche, ci sono dei reel, degli shorts, non so che piattaforma utilizzate, ma insomma dei contenuti verticali proprio ad hoc per voi, quindi seguiteci anche su tutte le altre piattaforme. Ciao! Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità.